Hai mai usato per la fluid art uno smalto bianco all'acqua? Ebbene, chi è avvezzo con la fluid art sa già che per creare certe tecniche, come la Perle Pur qua dietro o la Cloud Pur, bisogna utilizzare proprio uno smalto bianco all'acqua, di solito satinato. Io oggi ho intenzione di utilizzare proprio uno smalto del genere. Questo è di marca Gallant, si chiama Gallant, si legge poco perché è sporco, ma è uno smalto all'acqua bianco e questo in particolare è una versione lucida. Chi mi segue sa già che amo questo smalto e ho già tanti video sull'utilizzo di questo smalto. Se te li sei perso puoi andare a curiosare, ma oggi voglio fare una cosa decisamente molto semplice, che non richiede la preparazione di miscele complesse, lunghe da preparare e che richiedono anche una certa tecnica, perché utilizzeremo questa rimanenza così com'è. Facciamo una cosa alla portata di tutti. Cosa ne uscirà ancora non lo so, ma ti invito a scoprirlo insieme a me. Quindi guanti e grembiuli e partiamo! Allora, qui ho un barattolo di vernice di Gallant aperta da un po'. L'avevo chiusa con un cellophane a modo, il più possibile, però è diventata molto corposa, cioè molto, diciamo, spessa. Però voglio provare a usarla così, quindi facciamo un esperimento. Facciamo un esperimento e la metterò in questo modo. Faccio uno strato perché è veramente molto spessa, un po' troppo secondo me, però è veramente, sembra una pasta quasi, quindi credo che farò un pasticcio, però vediamo se... È ovvio che se la confezione fosse stata nuova non sarebbe stata così spessa, quando è nuova è un po' più liquida e è meglio. Infatti sono quelle cose che quando si aprono poi è bene usarle nel giro di poco tempo, perché sennò insomma si rischia di... ecco. Ok, proviamo così, ok, allora prendo queste rimanenze di colori qua che sono molto chiari in realtà, però vediamo cosa succede. Allora vediamo un po', e preparo la mia tazza. Sto pensando, penso. Ci voleva qualcosa di scuro, un blu, però... vabbè. Proviamo così. Perché ho anche l'azzurro. Ok, per la quantità di colore che vi serve per ricoprire la vostra tela vi rimando sempre al calcolatore digitale ad uso gratuito sul mio sito web. Basta inserire le dimensioni della tela e voilà, avrete la quantità
totale di miscela che vi serve per ricoprire la vostra tela. E andiamo. Questo centro è un po', mi piace, aspetta che allora prevale tantissimo questo rosa, fucsia, viola. E passiamo la torcia. Allora, nonostante io abbia usato uno smalto sotto veramente molto spesso, molto viscoso, vengono fuori delle microperle lo stesso. Ai ai ai. Vabbè, allora, vediamo un po' se riusciamo comunque nel nostro intento del popping col palloncino e proviamo. Eccolo. Questa tecnica l'ho denominata popping perché vado proprio a far scoppiare, a me ricordano un po' i popcorn, faccio scoppiare un po' lo smalto satinato sotto, quindi lo faccio emergere, lo faccio proprio emergere, a volte si trasforma, allora in questo caso lo smalto sotto era molto spesso, molto viscoso, per cui non si separa come invece ho fatto in un'altra tecnica popping dove l'idea era proprio di creare dei fiorellini e quindi ricreare altre perle. In questo caso la mia idea era di far emergere come degli aloni di luce, però alcuni mi danno l'idea, tipo questi due, questo, alcuni mi danno l'idea di essere come delle stelle, no? Qualcosa di luminoso, come delle luci, altri no. E poi tutte queste perline bianche mi disturbano un po'.
che ho sbagliato, nel senso che l'idea delle luci poteva essere carina, ma magari dovevo fare un fondo scuro. Invece così, però vabbè, mi nascono le idee. Però vabbè, ci ho pensato dopo. Però vabbè, ormai ci ho pensato dopo, quindi... Allora, intendevo creare tutta un'altra cosa, se devo dire la verità. E non mi aspettavo assolutamente questo risultato, che devo ancora elaborare. È ovvio che lo smalto satinato in questa tecnica di popping, cioè una volta che lo fate, cioè perché lo chiamo popping, mm, cioè scoppia proprio, non è come un bianco normale, continua un po' a dilatarsi, a dare un po' questi effetti un po' più 3D, diciamo così. E poi cosa devo dire? Non è esattamente, non mi aspettavo questo per niente. E quindi, boh, vabbè, è venuto fuori questo e cioè lo voglio abbastanza pieno, però cioè non è l'effetto che mi aspettavo. Ora, la tecnica del popping che di fatto in Fluidar non esiste, cioè esiste, cioè l'ho chiamata io così, quindi da adesso esiste, ma mm, questo smalto è decisamente troppo viscoso. Quindi sì, sapevo che era viscoso, non sapevo cosa ne sarebbe uscito e non è esattamente quello che mi aspettavo, quindi no, vabbè. Alla fine queste micro perline che io cioè non volevo, nel senso che non erano previste, non mi dispiacciono, cioè o meglio, devo ancora decidere se non mi dispiacciono oppure no. Vediamo. Allora, lo voglio abbastanza pieno, però non vorrei nemmeno pasticciarlo troppo. Poi in realtà trovo divertente questa cosa, quindi faccio fatica a fermarmi. Ma adesso mi fermerò. Vedete, ne voglio un po' di grandi, un po' di piccole. Sì, di grandi ne ho poche. Forse una un po' più grande, come se fosse in primo piano avrei potuto farla. Potrei provarci con questa, per esempio. Se faccio un pasticcio atomico sicuro. Allora, siccome il mio progetto era un altro, non volevo che venisse una roba del genere, mi sono pentita a questo punto di non aver messo il bianco anche al centro, perché a questo punto sarebbe stato bello tutto così, ma il bianco sotto qua non c'è, per cui non posso farlo emergere. E per cui insomma sì, il disegno è strano, ci diventa questo centro un po' strano. Anche se mi stanno venendo delle idee,
di abbellimento di altro tipo, potrebbe anche diventare una cosa interessante. Adesso vediamo, se ho voglia e tempo lo modifico a pennello, perché no? Perché no? Va bene, io direi che ci fermiamo. Beh. Vediamo. Allora, questo è il risultato asciutto. E vedete che io ho aggiustato il centro a pennello, ma in modo anche molto così, pennellate, non in modo preciso, dettagliato, perché non volevo una cosa troppo realistica in questo contesto così astratto. Quindi qualcosa che tipo a me ricorda un po' un'ortensia, comunque che emerge un po' da questo fondo e da questo contorno, in parte un po' si fonde, in parte spicca. E l'effetto non lo so, e l'effetto non è assolutamente quello che mi aspettavo venisse fuori, e anche asciutto non mi dispiace, anzi forse lo preferisco quasi asciutto, perché comunque è uno smalto questo molto instabile. Mm, Chi ha visto anche gli altri video dove utilizzo questo smalto avrà visto che insomma lo spiego spesso che è uno smalto instabile. Io lo adoro perché si possono veramente creare tanti effetti diversi, ma non è sempre semplice da gestire. Ma in questo caso, utilizzato in modo così puro, penso che qualche effetto interessante possa sempre venire fuori. E questi mi ricordano un po' degli aloni di luce. Tra l'altro non so se si vede, ma forse in video no, e essendo la versione lucida è davvero molto lucido. C'è anche in controluce, è molto lucido e questa cosa a me piace in realtà. Poi insomma, non so se nell'insieme lo devo un attimo elaborare ancora. E non so cosa pensate voi, se l'esperimento è riuscito o non riuscito. Io come al solito vi aspetto con le vostre idee, il vostro feedback sotto nei commenti e vi do appuntamento alla prossima.